Amici di Colpo Grosso, buonasera e bentrovati. Sono felice di riprendere questa piacevole consuetudine che mi porta ogni sera nelle vostre case. Ma è arrivato il momento di presentarvi qualcuno. Un lui dalla simpatia travolgente, un lui a lettere maiuscole. Avete capito di chi sto parlando? Non l'avete indovinato? Ma sto parlando di lui. Bentornati in soffitta, cari amanti della bellezza e del talento senza tempo. Oggi abbiamo il piacere di tuffarci nella vita di una vera stella del firmamento dello spettacolo italiano, un'icona che ha saputo accendere desideri e sogni con un semplice battito di ciglia, la ineguagliabile Linda Lorenzi. Preparatevi a un viaggio seducente attraverso le pagine della sua vita, dai riflettori della moda alle magiche serate in TV, fino ai segreti più nascosti del suo cuore. Il suo nome evoca immagini di bellezza, di risate sotto i riflettori e sì, di quell'ammiccante sensualità che solo le vere dive sanno portare sullo schermo e fuori. La nostra Linda ha attraversato l'epoca d'oro della televisione italiana, lasciando un'impronta indelebile con il suo fascino, il suo talento e non dimentichiamolo, quella scintilla di malizia che l'ha reso un simbolo intramontabile. Siete pronti a sedervi accanto a me in questa soffitta piena di ricordi e meraviglie per scoprire insieme chi è Linda Lorenzi? Ricordate, se il viaggio vi piace lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdere nemmeno un episodio. E ora immergiamoci nella favolosa vita di Linda Lorenzi. Accendiamo i riflettori, la scena è tutta sua. Nata nella terra dell'usura e dell'umare e dell'uientu, sotto il caldo sole di Squinzano, il 9 agosto 1960, la mia conterranea ha percorso una strada lastricata di luci, magia e un po' di sana audacia. Figlia d'arte? Ma che? La nostra Linda emerge in un contesto tutto suo, lontano dai clamori dello showbiz, per trasformarsi in una stella che ha saputo brillare nel firmamento televisivo italiano. Ma come si passa da Squinzano, una tranquilla cittadina del Salento, a vibrante palcoscenico nazionale? Linda Lorenzi, o dovrei dire Anna Chetta, suo nome d'anagrafe, non era destinata a rimanere nell'ombra. La sua carriera prende il volo nel 1979, quando, giovane e ambiziosa modella, decide che il mondo ha bisogno di conoscerla meglio. E come darle torto, ma è sul piccolo schermo che Linda fa davvero scintille, diventando assistente del grande illusionista Tony Pinarelli. E qui, tra un trucco e l'altro, la magia diventa realtà. Il suo nome diventa sinonimo di bellezza e sensualità quando posa completamente nuda per Playboy nel 1981, con scatti da far alzare la temperatura. E non si ferma qui, la Lorenzi diventa una presenza fissa nelle case degli italiani, grazie a programmi cult come Il pranzo è servito e Colpo Grosso. Chi poteva resistere al suo sorriso e al suo fisico mozzafiato? La collaborazione con Corrado e Umberto Smaila, la conduzione del Festival Bar 92 al fianco di Gerry Scotti, ogni passo di Linda Lorenzi sembra tracciare il percorso di una diva senza tempo. Ma cosa si nasconde dietro il sorriso di una delle vallette più amate d'Italia? Un cuore che batte per l'arte e l'avventura e sì, un po' di quella ribellione che rende ogni storia degna di essere raccontata. Partiamo dall'inizio, da Squinzano, una cittadina incastonata nella meravigliosa Puglia, terra di sole, di mare e di talenti inaspettati. Proprio qui, in questo angolo di paradiso, il 19 agosto del 1960, nasce una stella destinata a splendere, Linda Lorenzi, al secolo Anna Chetta. Immaginate una bambina dai capelli baciati dal sole, con quegli occhi e quel luccichio che solo chi sogna in grande possiede. Già da piccola Linda dimostra che dietro quei tratti delicati si nasconde la forza e la determinazione fuori dal comune. Crescendo, Linda sente che le strette vie di Squinzano sono solo il prologo di una storia molto più ampia, una storia che merita di essere raccontata oltre i confini della sua amata terra. Ed è così che, quasi come in un film, la nostra eroina si trasferisce ad Alessandria, un cambiamento che segna il vero inizio della sua avventura nel mondo dello spettacolo. Ma come si passa dall'essere una ragazza di provincia a una delle facce più riconosciute della TV italiana? Con un pizzico di coraggio, un talento innato e una sfilata di moda. Sì, perché nel 1979 Linda inizia a muovere i primi passi nel mondo della moda come modella. E diciamocelo, quale migliore palestra per chi, come lei, è destinata a incantare il pubblico? La passerella diventa il suo trampolino di lancio, ma Linda non è solo una bella faccia. La sua curiosità e la sua voglia di sperimentare la portano ad esplorare nuovi orizzonti, a non accontentarsi mai.
È in questo periodo che incrocia la strada di Tony Binarelli, mago e illusionista di fama, che intuisce subito il potenziale nascosto dietro il suo sorriso e decide di prenderla sotto la sua ala. Tra trucchi magici e sfilate, Linda inizia a farsi notare e non passa molto tempo prima che la televisione, quella grande finestra sul mondo, bussi alla sua porta. Il suo primo grande appuntamento con il pubblico italiano arriva con La Bustarella, uno show che ha il sapore delle grandi sfide e che vede Linda affiancare il conduttore Ettore Andenna. Ma la nostra diva non si ferma qui, la sua presenza diventa così magnetica che anche il grande Corrado la vuole al suo fianco in Il pranzo è servito. Immaginate la scena, Linda che con un sorriso disarmante e la scioltezza appena imparata tra le corde dell'illusionismo diventa la compagna ideale delle ore passi degli italiani, portando un tocco di grazia e perché no, un pizzico di magia. La Lorenzi però non è solo la bella presenza accanto al mago e conduttore, diventa lei stessa artefice di quell'incanto che solo la televisione sa creare. Ogni apparizione è un trucco riuscito, ogni sorriso un incantesimo che non fallisce mai. E il pubblico? Il pubblico è rapito, incantato, desideroso di vederla apparire sullo schermo per rubare un pezzo di questa magia. Ma l'arte dell'illusionismo è anche la metafora perfetta della carriera di Linda, una costante trasformazione, un gioco di luci e ombre, dove ogni gesto nasconde un segreto e ogni sorriso prelude a una nuova sorpresa. Linda Lorenzi, assistente di mago e stella della TV, dimostra che nella vita, come nell'arte, l'importante è non smettere mai di stupire, di osare, di sognare. E così eccoci al capitolo più piccante della nostra storia, quando Linda Lorenzi decide di far tremare l'Italia, e non solo, con le sue audaci apparizioni su Playboy ed Excelsior. E sì, avete capito bene, la nostra Linda non ha solo incantato il pubblico con la sua presenza televisiva e la sua maestria nell'illusionismo, ma anche osato, diventando un'icona di bellezza e di sensualità senza tempo. È l'agosto del 1981, l'estate brucia di calore e di attese, quando sugli scaffali delle edicole appare il numero di Playboy con Linda Lorenzi. Completa nudità, eleganza sfacciata, un'audacia che sfida i tabù e le convenzioni di un'Italia ancora appesantita da certi moralismi. Linda, con quella sua aria da ragazza della porta accanto, trasformata in diva, regala sguardi che sono promesse e promesse che sono sguardi. E l'Italia si innamora, si scandalizza, si interroga, ma soprattutto guarda. E come se non bastasse, nel 1992 arriva la ciliegina sulla torta, la copertina e le pagine di Excelsior, dove Linda appare in topless. Un'immagine che rompe gli argini del desiderio della bellezza, che diventa subito un'icona di quegli anni ribelli e scintillanti. Con queste scelte Linda non solo mette in mostra il suo corpo, ma lancia un messaggio forte e chiaro. La bellezza e la sensualità sono potere, sono arte, sono una dichiarazione di intenti. Certo, ci sono stati momenti di tensione, come potete immaginare. La famiglia di Linda, in particolare suo padre, non accoglie con entusiasmo la notizia delle foto su Playboy. Un turbamento, un terremoto familiare che riflette le contraddizioni di un'epoca in bilico tra il desiderio di libertà e il peso delle tradizioni. Ma Linda, con la sua forza e la sua determinazione, sceglie di andare avanti, di essere fedele a se stessa, di abbracciare, senza remore, la propria immagine e il proprio ruolo di icona. Queste apparizioni non solo consolidano il suo status di sex symbol, ma anche di pioniera, di donna che osa sfidare le convenzioni per affermare il proprio diritto all'autodeterminazione, alla libertà espressiva. E il pubblico ne è affascinato, conquistato, rapito. Linda Lorenzi diventa un soggetto di dibattito, un'immagine che si discute a cena tra amici, nelle lettere appassionate di ammiratori che le scrivono ancora da tutta Italia. Tuttavia, l'essere diventata un'icona di bellezza porta con sé anche delle sfide. Linda si trova a navigare in acque complesse, dove l'ammirazione si mescola a volte con la critica, dove il desiderio si intreccia con il pregiudizio. Ma lei, con la grazia e la resilienza che la contraddistinguono, si muove attraverso queste acque con l'eleganza di chi sa chi è e che cosa vuole. Sono gli anni d'oro della televisione italiana, un'epoca in cui le star brillavano di luce propria e i programmi TV diventavano appuntamenti imperdibili. Tra queste stelle, una brilla con luce particolarmente vivace, Linda Lorenzi, la nostra icona di bellezza e talento che negli anni 80 e 90 regala al pubblico momenti indimenticabili.
Prima tappa, come abbiamo detto, il pranzo è servito. E chi potrebbe dimenticare? Un programma che ha segnato un'era condotto dal leggendario Corrado. Terminata l'esperienza del Mezzogiorno di Canale 5, nel 1986 ha affiancato Marco Predolin nel Gioco delle coppie e Cesare Cateo in Fantasia. Ma Linda non si ferma qui. Come una vera star che sa reinventarsi, passa dal fornello al palcoscenico più audace e trasgressivo della TV dell'epoca. Colpo grosso. Sì, proprio quello, il game show che ha fatto arrossire e sorridere un'intera nazione. Accanto a Umberto Smaila, Linda diventa co-conduttrice e valletta, portando sul piccolo schermo una ventata di freschezza e un pizzico di sana provocazione. Il suo ruolo in Colpo Grosso non è solo quello di una comparsa. Linda è la prova vivente che il fascino e l'intelligenza possono andare di pari passo, rendendo il programma un cult che ancora oggi fa parlare di sé. Parlando di Smaila dirà: non c'era nessuna rivalità, se io mi divulgavo sorrideva ed era contento, non era uno di quelli che volevano una valletta quasi muta. E come dimenticare gli altri momenti salienti della sua carriera televisiva, da Sabato al circo, dove Linda si esibisce con la magia, a Bellezze sulla neve, fino ad arrivare al palcoscenico nazionale del Festival Bar insieme a Gerry Scotti. Ogni apparizione di Linda è un evento, un'occasione per il pubblico di lasciarsi incantare dalla sua versatilità e del suo innato talento. Gli anni d'oro in TV sono anche gli anni d'oro di Linda Lorenzi. In ogni programma, in ogni esibizione, Linda non si limita a recitare un ruolo, lei lo incarna, lo trasforma, rendendolo indimenticabile. E così, dopo aver cavalcato l'onda del successo televisivo, la nostra stella Linda Lorenzi decide che è tempo di aprire un nuovo capitolo della sua vita. Una svolta che porta con sé amore e passione e antichità. Sì, proprio antichità. Dopo aver incantato l'Italia con la sua bellezza e il suo talento, Linda sceglie di dedicarsi a ciò che batte forte nel suo cuore, la famiglia e l'antiquariato. Il matrimonio con Marco Foroni, uno chef di talento che conquista il palato e il cuore della nostra Linda. Il matrimonio segna l'inizio di una nuova avventura per Linda, una vita che sceglie consapevolmente, lontana dai riflettori e dalle luci della ribalta, ma ricca di soddisfazioni personali. Da Lorenzi si trasforma così da diva dello schermo a custode del focolare. E poi c'è l'antiquariato, quella passione silenziosa che si trasforma in vocazione. Linda, con il suo occhio esperto e il suo gusto raffinato, si dedica alla ricerca di oggetti unici, di quei tesori soffittari, per usare un termine familiare, che raccontano storie d'altri tempi. L'antiquariato non è solo un hobby per la nostra Linda, ma diventa una vera e propria professione, un modo per rimanere in contatto con la bellezza e con la storia, anche lontano dallo schermo. Riflettendo sulla mia carriera, confida Linda in un'intervista concessa dopo aver lasciato la TV, mi rendo conto di quanto sia stata fortunata. Ho avuto la possibilità di vivere esperienze incredibili, di lavorare con persone straordinarie, ma più di tutto ho avuto l'opportunità di connettermi con il pubblico, di far parte delle loro vite anche solo per il tempo di uno show. Per me è stato un vero regalo. Sulla sua decisione di posare per Playboy, Linda risponde con un sorriso malizioso. Sapevo che sarebbe stato un argomento di discussione, ma non mi sono mai pentita di quelle scelte. Volevo mostrare che la bellezza e la sensualità non devono essere nascoste o represse, sono parte di noi, della nostra essenza. E credo che in qualche modo quelle foto abbiano contribuito a cambiare la percezione della donna nella società italiana dell'epoca. Parlando dell'amore per l'antiquariato, Linda rivela: c'è qualcosa di magico nel toccare un oggetto che ha attraversato secoli, che ha storie da raccontare. Forse è la mia vena romantica, ma trovo che ogni pezzo d'antiquariato abbia un'anima, un segreto ben custodito. Dopo anni passati davanti alla telecamera, questa passione mi ha offerto una nuova forma di espressione, più intima e personale. Sul suo ritiro dalla scena televisiva e la nuova vita dedicata alla famiglia, Linda si esprime così: molti hanno visto il mio allontanamento dalla TV come la fine di qualcosa, ma per me è stato l'inizio. L'inizio di una vita che ho scelto consapevolmente, una vita che mi ha permesso di essere madre, moglie, appassionata di arte e di storia. Non ho mai smesso di essere Linda Lorenzi, ma ho imparato che ci sono tanti modi per brillare, anche lontano dai riflettori. Infine, riguardo il legame con i suoi fan, Linda dice commossa: le lettere, i messaggi, l'affetto che continuo a ricevere mi ricordano ogni giorno che ciò che abbiamo condiviso in quegli anni non si è mai realmente concluso. È un legame speciale che va oltre lo schermo e per questo sono profondamente grata.
Attraverso queste parole Linda Lorenzi ci offre uno sguardo autentico delle sue scelte, sui suoi valori, sul suo percorso di vita e di carriera. Un percorso che, come ci insegna, non si ferma mai davvero, ma si trasforma, si evolve, trovando sempre nuove direzioni in cui splendere. E mentre guidiamo questo capitolo non possiamo che sentirci ispirati dalla sua storia, dal suo coraggio di seguire sempre il cuore ovunque esso la porti. Linda Lorenzi è un simbolo di un'epoca che ha saputo ridefinire gli standard di bellezza, femminilità e successo. La sua audacia, sia davanti alla telecamera che nella vita personale, ha infranto molte barriere, facendo di lei un modello di emancipazione e di indipendenza per molte donne italiane. Le sue scelte professionali e personali, le sue apparizioni iconiche su Playboy e i suoi momenti indimenticabili in programmi come Il pranzo è servito e Colpo grosso hanno contribuito a plasmare l'immaginario popolare, facendo di lei un vero e proprio simbolo degli anni 80 e 90. Nei fan il ricordo di Linda Lorenzi è vivo e vibrante. Le generazioni che l'hanno vista brillare sul piccolo schermo la ricordano con un misto di nostalgia e ammirazione, mentre nuove generazioni la scoprono attraverso i racconti e video che circolano sul web. Le lettere e i messaggi che Linda continua a ricevere testimoniano l'affetto inalterato del pubblico, un legame che il tempo non ha scalfito. Ma cosa riserva il futuro per Linda Lorenzi, oggi 63enne? La nostra diva non ha mai smesso di sognare, di progettare, di immaginare nuovi orizzonti da esplorare. Sebbene apprezzi la quiete e la stabilità della vita attuale, Linda non nasconde il desiderio di intraprendere nuove avventure, sia personali che professionali. L'idea di trasferirsi nel Salento, terra delle sue origini, è un sogno che coltiva con affetto, immaginando un futuro in cui la bellezza del paesaggio pugliese possa fare da sfondo a nuovi progetti, magari legati all'arte e alla cultura o alla promozione del patrimonio locale. E con questo si conclude l'episodio odierno dedicato alla splendida Linda Lorenzi, un viaggio tra ricordi, riflessioni e sogni che spero vi abbia affascinato tanto quanto ha fatto con me. Ma prima di salutarvi un piccolo invito: se vi è piaciuto viaggiare con me attraverso le luci e le ombre della vita di Linda Lorenzi, non dimenticate di iscrivervi al canale e di accendere la campanellina delle notifiche per non perdervi i prossimi contenuti, e vi assicuro ne vedrete delle belle, anzi bellissime. Non dimenticate di lasciare un like se questo episodio vi è piaciuto e di condividere i vostri pensieri nei commenti. Mi piace sapere cosa ne pensate e soprattutto di chi vorreste vedere nel prossimo episodio. E cliccando sul video qui accanto scoprirete cosa è successo a quest'altra indimenticabile attrice.